Ciao Siamo raga, tornati. Siamo tornati. bentornati a Sun to Secrets. Siamo tornati anche Ci abbiamo perché piegato un po', eh? ci abbiamo peccato un po'. Ah, ma che non c'è niente da dire. Non è colpa nostra, Sì, Andre. sì. Noi siamo tornati perché non siamo qui a parlare di Renegade. Non siamo qui a No, parlare della morte del gioco. no, siamo qua a No, parlare di... dei segreti di Sun Tzu o come qualcuno li ha soprannominati i segreti di Santuzzo. E il segreto più segreto è una cosa che nessuno ha notato nel web. Eh sì, E noi siamo eh sì. arrivati per primi, lo rivendichiamo con Lo orgoglio, rivendichiamo perché stranamente nessuno l'ha scritto, perché sono tutti occupati a nessuno ha parlare di detto nulla. Renegade. Sono tutti mica focalizzati sulle Renegade che se tanto mi dà tanto, Se ne andranno nel forse non cesso. servono. Forse non serviranno. Ma partiamo con Eh, ordine, andiamo ma con partiamo con ordine. ordine. Fai Va la, bene. fai la marchetta. Ah, Allora, prima di tutto, facciamo le marchette ben fatte. marchetta, marchetta. Iscrivetevi Vi al siete canale se non iscritti? l'avete, ecco, esatto, se non l'avete fatto. Andatevi anche a Avete scrivere messo il pollice, like? like, il Sì? campanello. No? E poi se, Fate così? se vi piace, visto che a Sì? giugno esce, tra poco esce la 11ª di 40k, Rational Heretics, trovate nella bio del nostro Sì, canale. non ho visto, infatti Eh, non ho capito sta cosa, bisogna iscriversi anche all'altro canale, non è E solo poi questo. anche War Master Però, Academy, iscrivetevi dappertutto, siamo ovunque, qualunque gioco GV sì. lo tracciamo. Tra Detto l'altro, noi non questo, abbiamo ancora fatto give up sull'idea che la possibilità che potrebbe anche raggiungerci un ospite durante la ci puntata, ma speriamo, non è detto, purtroppo però vediamo. non ha dato segnali di In vita, ogni caso, però... se volete ordinare della roba, perché volete comprare miniature, perché tra poco vi diciamo che le comprerete, o la nuova edizione del 40k, ovviamente O altro. Workshop la miniature, la mail che vedete in sovraimpressione, 30% di sconto su tutta la gamma GV, e che volete di più? Scrivete Sun Tzu Secret nell'oggetto, tutto Green Stuff Words, tutto a K con lo sconto pure, quindi che volete di più dalla vita? Hobby a 360 gradi e ve lo diamo grazie alla promo Sun Tzu. Siamo Ok, in tornati, oggetto. ora che ho fatto tutte le Allora, marchette possibili e immaginabili eh sì, passiamo esatto, all'altra. abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, ma ce n'è ancora un'altra in realtà, che non è proprio una marchetta, ma è una grande novità, cioè una grande novità, è una prima cosa, è una first time ever, cioè di fatto stiamo organizzando, abbiamo appena lanciato il primo torneo sul Two Secrets online, perché come sapete Albi ed io sui due lati dell'oceano o del pond, come dicono, dello stagno, come dicono da noi, Vabbè, stiamo già organizzando tornei offline, quindi in tra persona, quindi l'altro ringrazio tutti quelli che sono venuti a Cuneo, che sono stati contentissimi e mi hanno fatto un sacco di complimenti per location e quant'altro, e quindi spero di organizzare al più presto un'altra tappa qua a Cuneo e di riavervi, e grazie ancora per tutti quelli che sono venuti, e grazie a tutti a quelli che ho conosciuto, Quillo, Mantis, tutti quanti, insomma ho conosciuto un sacco di gente fantastica che non conoscevo e ci siamo trovati per la prima volta lì, è stato bello. esatto, E esatto, penso esatto. idem E per te. sì, è stato molto bello. Per me è stato un primo tentativo. Come diceva Dalby, la situazione a Brooklyn, in generale New York City, è dominata dal 40.000 tipo totale. C'è un gruppetto di noi che gioca a Old World piccolo. Ho voluto testare le acque con un piccolo torneo che doveva essere una giornata di gioco aperta, che poi l'ho trasformato in torneo perché c'è stata un'adesione più alta di quella che pensavo. Alla fine eravamo in 13, ed è stata anche l'occasione per inaugurare la federazione, l'All World Federation, divisione Stati Uniti, perché questo è stato il primo torneo ufficialmente tracciato Certo. dalla federazione. Ma è stata anche una grande occasione per risvegliare un po' gli animi, e da allora ci sono stati già altri 2 o 3 ragazzi che hanno iniziato a dire: ah, ma io ho visto i pezzi, io giocavo alla vecchia edizione, ma non mi ricordavo, sì, avevo sentito di Old World, però io gioco ad House, e tutto. Quindi tra l'altro a fine maggio avremo un altro momento in cui si presenterà un po' di gente, secondo me, con le basette tonde e i convertitori quadrati, perché iniziano a vedersi un po' di armate cross tra House e Old World, e quindi noi siamo molto contenti, soprattutto se Quindi giocano a entrambi i giochi. questa cosa qui dell'Armate Cross è una grande cosa perché vuol dire che c'è tanta gente che sta ritornando sui propri passi.
Esatto, esatto, o quantomeno sta riaggiungendo un gioco che credo sia un po' quello che vuole anche Games Workshop, cioè prima giocavi a uno, compravi i pezzi di uno, ora hai due giochi, House e Tou, e compri i pezzi per tutti e due, ora ne parliamo tra poco, ma tutto questo per dire che ce la siamo sentita di organizzare anche un torneo online, Mhm. ovviamente sul fuso orario americano, ma questo ha generato un po' di preoccupazione anche nel gruppo, eccetera. Ragazzi, non è niente di che, sono 6 ore di differenza rispetto a quelle normali che ci sono. Tra l'altro noi Ogni siamo, tanto già siamo- siamo in registrazione con 6 ore di differenza, quindi ce la possiamo fare, voglio dire. Noi registriamo sempre o andiamo in diretta sempre con 6 ore sì. di differenza. Sì, esatto, ho sentito gente che dice, ah no, ma io posso solo la sera. Gioca la sera. Magari il ragazzo americano può giocare alle 2 del pomeriggio, problemi non ce n'è, si gioca nei weekend. Quindi il mio appello per tutti quelli che guardano il video è iscrivetevi. È un World Series 250 della federazione valido per i ranking, ovviamente anche quelli italiani, quindi non fatevi scappare l'opportunità. Tra l'altro siamo già 8 persone iscritte, praticamente senza zero pubblicità, quindi di cui 5 sono americani, quindi anche un modo per conoscere ragazzi nuovi. Quindi il E torneo va dal soprattutto 15 di luglio. lanciamo qui la sfida, vogliamo Close Order versus Zambon in questo torneo. Cioè tu dovrai Sì, pilotare gli sarebbe... abbinamenti, dobbiamo lo fare so, lo so. iscrivere Close Order. Dobbiamo convincere lui a iscriversi. Tra l'altro è carinissimo, io ci avevo fatto anche una puntata, se vi ricordate, tra l'altro andatevela a Sì, rivedere, giusto, giusto. con Edward, veramente, Però veramente vogliamo carinissimo. Edward versus Zambon in una rivincita di Sì. questo del Di come questo farà mai i grande, punti. esatto, fix my list, oh my god. Comunque il torneo saranno 3 partite come da formato, quindi non è neanche troppo impegnativo, su 3 settimane dal 15 di giugno al 5 di luglio, e attaccato a quello, così faccio un po' di pubblicità anche al mio amico Pasquale. Pasquale farà poi il torneo di luglio che si aggancerà a questo, quindi dal 15 al 5 di luglio fate questo qua, e poi dal 5 di luglio in avanti fino a fine del mese ci sarà l'altro di Pasquale invece sul fuso orario italiano. Però vi ripeto, non cambia niente, quindi se normalmente siamo sui 20 iscritti, iscrivetevi, iscrivetevi. Cioè, non c'è niente di... E la stessa identica cosa, giocherete alla stessa ora, non vi stressate. La cosa che vi voglio dire è che il formato sarà formato che io ho chiamato limited perché differisce leggermente dall'Apex, perché siccome questo lo facciamo a ridosso di quello che sarà il WTC, il mondiale, su cui stiamo lavorando, su una grandissima novità che teniamo in questo momento sotto NDA perché non è ancora ufficiale, ma siccome tutti stanno giocando e testando le armate per il WTC, vi invito a testarvi e a mettervi alla prova contro le liste del WTC per vedere a che punto siete. Quindi il pacchetto Limited coincide con il pacchetto WTC, è facilissimo, nella descrizione del torneo Ok, su worldwarfederation.com trovate il package, andate lì sopra, ve lo scaricate e praticamente un Grand Melee plus Combine Army, con alcune differenti conteggi su che cosa conta contro le 0304, ma veramente sono dettagli. Le mappe saranno quelle del WTC per ok. permettere a tutti di testare sulle cose. Sono 3 partite, non fatela tanto difficile, iscrivetevi. Square Based, quando ha fatto SBOT, che era Square Based Online Tournament, l'ultimo che hanno fatto 58 giocatori. Mm, Possiamo fare almeno uguale? Possiamo avvicinarci e non fare brutta figura? Loro sono 5 volte più possiamo? grossi di noi, però possiamo fare almeno la metà di quanto hanno fatto loro? Dai. Possiamo. E quindi questo. Tra l'altro, più siete, più premi ci saranno, tra cui le membership gratis per Warhol Pro, da un mese o da 12 mesi in base a quante persone ci saranno. Quindi iscrivetevi, almeno iniziate a cliccare, voglio vedere un po' di persone, così almeno posso prendere questi premi e metterli in palio, offerti gentilmente da Sun Tzu Secrets. Ok? Molto Ottimo. facile. Se avete dubbi, scrivete suntsusecrets@gmail.com oppure mi cercate sulla chat della federazione. E abbiamo E con fatto questo anche la marchetta al la torneo. marchetta. Ma in realtà siamo qua Albi, per parlare di tutt'altro. Ah sì? Vero. Non siamo qui solo per Quindi, fare marchette a GV no, e ai tuoi a tornei? me piace fare le marchette GV e ai tornei, però diciamo che oggi, siccome noi siamo delle spie, siamo anche sui gruppi di Age of Sigmar, noi oggi in realtà
abbiamo letto di una cosa grossa, molto grossa. Sì, allora, partiamo da un presupposto. Il giocatore medio italiano, poi all'estero non lo so, ma italiano di TOW non guarda minimamente quello che succede nel giardino di Age of Sigmar, a meno che non sia il commentare il Cogfort e dire che fa cagare. Se ne parliamo anche del comfort, perché è legato a questo tema, quindi parliamo anche del comfort, o del Cagfort, O del o Cagfort. quello che va fatto morire, e adesso poi magari dopo ci dovremo, lo taglio magari dopo, e il Cockfort anche, che è molto bello, che Tanto siamo un indica canale inglese. italiano e nessuno lo capisce, va bene così. Esatto, l'algoritmo non ci penalizzerà. Quindi Albiz, oggi di fatto che cosa è successo? Allora, Cosa è uscita come news Allora, sul intanto portale la di news Qualcomm? hanno aggiornato quello che è cosa succede? Che Age of Sigmar è praticamente quasi tutto gratuito. Una cosa che fanno durante le piastre di bilanciamento e quando escono i nuovi codici è l'aggiornamento dei punteggi delle varie unità che erano già presenti ovviamente al di sopra nel foglio download di Age of Sigmar. È successo che con l'uscita delle nuove Cities of Sigmar sono comparse delle strane scritte all'interno di alcune unità. E quali sono queste unità, caro Andrea? Lo leggiamo Allora, sopra questo enorme titolone che hanno messo. esatto, esatto. Quindi praticamente quello che di fatto è successo è che, aspetta che lo vado a evidenziare per tutti i nostri amici, ci sono stati dei grossi aggiornamenti su quelli che in house sono gli Elves e i Duardin all'interno delle Cities of Sigmar. Ora, Esatto. facciamo vedere tra l'altro delle foto, perché ora io dirò una bestemmia, tutti mi odieranno e commenteranno male, hate di brutto. Io trovo i pezzi di Age of Sigmar della Madonna, starebbero benissimo su basetta quadrata, continuo a dirlo, sarebbe bello vedere tutto su basetta quadrata, ma cosa ci dice la Allora, Games Workshop diretta? Che il Battletom Supplement, che cos'è il Battletom? È di fatto il libro dell'esercito. Ehm, diciamo che parla di queste unità di elfi e di nani, che in Age of Sigmar si chiamano Elves e Duardin, che erano parte delle Cities of Sigmar fino al libro degli eserciti dell'ultima edizione, cioè la terza. esatto. Per esempio i maghi su Grifoni, i flagellanti, Steam Tank, tra l'altro roba che hanno trasferito da Warhammer ottava edizione Fantasy al Warhammer Age of Sigmar paro paro, non si sono neanche scomodati a cambiare il nome. Ma ti dice, attenzione, che queste unità, e poi le andiamo a vedere ora nel dettaglio, saranno considerate legali fino alla fine fino a quando il nuovo supplemento del generale sarà valido. Lo lanceranno a breve nel mese di giugno, Allora, quindi esce di per un solito il anno primo giugno più o meno, quindi per un anno saranno validi. Quindi abbiamo una data. Queste unità abbiamo una data. Queste unità Mm. saranno valide fino al 1° giugno 2027. Dopodiché, Esatto. come è scritto qua Che sotto, succede? Questo che after. sono stupito che nessuno se ne sia accorto o l'abbia scritto, qualcuno l'ha fatto, però non così tanto come mi sarei aspettato. No, ma Cosa ti dice il l'hanno sito? fatto nel gruppo di Age of Sigmar, questa cosa qua è venuta Nel gruppo fuori. di Age of Sigmar, infatti, In dopo federazione si, questo si periodo, parlava del sesso degli angeli e della geopolitica mondiale, maledicendo GV che non fa uscire notizie su The Old World. Ma guardate cosa c'è che tra scritto qui. l'altro io la butto lì, se il nostro grande amico Davide S della chat vuole dirlo, il sesso degli angeli, lui che è un grande appassionato, sarebbero i Malachim, lasciamo a lui la spiegazione di chi sono davvero i Malachim secondo i Assolutamente. testi, ma lasciamo perdere questo tema. Niente, Che cosa si è riuscito succederà? Che a fare dopo, casino anche qua. mandato in vacca, dobbiamo tagliamo. Dopo questo periodo, cioè da oggi praticamente fino al 1° giugno 2027, queste unità vecchie verranno mosse finalmente nel pacchetto Legend, che sono le Legacy di Age of Sigmar. In Age of Sigmar si chiamano Legends, per noi si chiamano Legacy. Quindi potrai continuare a giocarle, ma non saranno più considerate legali, esattamente come le fazioni che non possono esistere in Warhammer Old World. Alcune di queste miniature se ne andranno, quindi verranno discontinuate completamente, cioè non le vedremo mai più, ma molte di loro hanno Troveranno. trovato una nuova casa all'interno di Warhammer Old World. E questo, ragazzi, E è chissà la quali cosa più sono. importante
che è successa a parte il lancio del Comfort. Bello Albi, vero il Comfort? Il Comfort è bello, sì. Mi piace molto, vero? Bello, ma non ci vivrei. Ma lasciamo stare. Quindi, che cosa succede? Che cosa succede? Succede che davvero questa è una conferma clamorosa, clamorosa sul fatto che le Legacy tornano. Ora è ufficiale. Allora, O no? ci sono due vie di pensiero. Intanto bisognerebbe capire quali miniature lasceranno per sempre il range. Io E allora, ho se delle permetti, ipotesi. Eccoci qua. esatto, se permetti, favorisco il file che è stato accuratamente compilato 3 secondi fa per aiutare tutti a vedere di fatto cosa sta succedendo, perché si tratta di 3 eserciti, 3 fazioni di Warhammer World War, che sono l'Impero, i Nani e, diciamolo, i Dark Elf, perché di questi stiamo parlando, dove di fatto io ho diviso per gruppi quali sono le miniature che escono da House ed entrano in TOW. Allora, partiamo subito da quelli che tu hai scritto come eroe e leader. L'assassino, Sì, ovviamente, sono gli assassini dei Dark Elf. Probabilmente sì. quando uscirà il tomo Dark Elf, gli assassini torneranno. I Battle Mage sono. Secondo me, che sarebbero questi, cioè questo, insomma, Esatto, questo tanto qua è per la versione Cities of Sigmar, il terzo. Mentre invece il terzo, ok. No, mentre questo qua dico, esatto, questo qui questo era no. praticamente Lama di Tenebra, come si chiamava, Gelida Lama, un Ah, già, personaggio giusto, giusto, speciale. giusto, giusto. Shadowblade, sì, Lama di Shadowblade. Tenebra, sì, 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 era Esatto, lui. era proprio lui. Quindi lui E tornerà infatti, guarda, c'è anche lo probabilmente, sprue qua, esatto, originale di Ottava. come assassino. Dopodiché i Battle Mage sono proprio i maghi che erano usciti in ottava dell'impero, altamente customizzabili, uno dei kit secondo me più belli dell'impero, perché puoi fare veramente un sacco di cose. Che Eh, sarebbero questi, giusto? esattamente, era quella No, scatola questi lì sono da fighissimi. 4. Anzi, guarda, prendiamo questa, forse. Purtroppo sono a piedi, perché se no, se avessero anche la variante a cavallo sarebbe perfetta, però puoi farli di tutte praticamente le sfere di magia personalizzate. Loro, secondo me, torneranno in The Old World, anche se ho l'impressione che potrebbero Eh, essere una delle miniature che venga discontinuata, perché sono uscite quelli nella nuovi. storia recente quelli nuovi, quindi probabilmente questi potrebbero salutarci. Anche se sono un kit fantastico per pezzi per fare conversioni a qualunque cosa, ma avendo già tre maghi di tre sfere che sono elementalismo, come si chiama? Battle Elementalismo, Magic necromanzia e Necromanzia. e necromanzia e Battle Magic. Sono i Sono, tre che sono sono i tre che usciti, sono usciti, secondo me avremo gli altri cinque, anche probabilmente per perché, completare le oddio, sfere. e magari rifanno, ritoccano qualcosa, perché ricordiamoci che Esatto. questi, tra l'altro, questo non è un kit nativo di No, House, no, va questa è bene, ottava Albi? edizione. Questa è Settima, ottava edizione settima, impero, ottava, settima settima, ottava. settima, ottava. Quindi E, vuol dire che questi qua sono con i collegi di magia, quindi fuoco, ombra, metallo, esattamente, eccetera, quindi eccetera. potrebbero Dovranno ritoccarli. ritoccarli un pochino, quindi secondo me saranno alcune di quelle discontinuate. Black Ark Fleet Master è chiaramente il capitano dei Sì. corsari della Guardia Nera. Ritorniamo al discorso che abbiamo fatto prima, cioè che questo pezzo probabilmente ci sarà in un ipotetico codex, in un ipotetico libro degli eserciti Che è o questo Army qua. Journal, come si chiama adesso, dei Dark Sì. Elf. E Questo è tra anche l'altro questo pezzo di qua è il vecchio ottava. kit, vedi? Esatto, Il pezzo di ottava, come vedete qua, lo sprue è quello. esatto. Un pezzo che a me Perfetto. sinceramente non piace, ma non importa, non perché sia elfo, ma perché proprio non mi piace l'idea che abbia una spada al posto della gamba di legno, ma quello lasciamo stare, sono gusti Se personali. magari, vabbè, alcune scelte di estetica sì, sono un Allora, il po' discutibili. Cogsmith, questo è anche un pezzo nativo di Ottava, ed era E praticamente infatti il eccolo qua. figlio di Burlock Darmison nel libro di Ottava, costui, ed era, infatti aveva il braccio bionico e questa fornace a Ma vapore tra sopra la testa. l'altro, non trovi che questo kit di ottava sia pericolosamente border con gli Overlord?
assolutamente Caradron sì, sì, Overlord. sì, E sì. questo è già un look Steampunk, fuori, sì. esatto, questo è fuori Questo è canone di House. late ottava, Siamo in Questo è late late, 80, questo probabilmente è già un kit che era pensato un po' come i Morghast. per gli end times, per quella zona lì in cui poteva poi evolvere Sì, la cosa in maniera pesante. Lui era il figlio sostanzialmente di Burlock Darmison, quindi un altro candidato molto forte secondo me alla squattizzazione come modello. Perché? Perché noi abbiamo Burlock Darmison padre, quindi è abbiamo inutile Burlock. avere un ingegnere che scimmiotta Burlock senza essere Burlock. Mi sembra un po' così. Ci sta. Free Guild Marshal on Gryphon, precedentemente Questo noto come praticamente è il capitano Prince, dell'impero. Questo è il generale dell'impero, questo è su il Grifone, e questo contenitore. ha già trovato casa in Tau Esatto, questo è già qua. praticamente, e c'è già. Quindi Questo va fa parte bene. di quei kit Quindi che hanno già trovato casa, come dicono. sì, sì, sì. Infatti ci sta che loro sono stati molto bravi nel wording, no? Hanno detto Sì, have found, molti hanno have found, però in realtà non sono molti, perché davvero sono giusto qualcuno. Ci sono i kit dei nani che vedremo sotto, sì, che sono ovviamente già in Old World, c'è lo Steam Tank, c'è il Marshall su Griffon, e basta. Maud il Rune Lord, c'è il Cogsmith, c'è il Warden King, che è lo stesso kit che però potevi fare come, giusto se non vado errato, che è questo qua, Sì, sì, e anche questo il re nano qua su è il re pietra. su Outstone, che già c'è infatti se andiamo a vedere c'è già sul, Sito sul di sito, Tou. sta a qualche parte. Adesso ti Come- smentisci in diretta, io lo so. No, no, perché l'ho guardato prima. L'ho guardato prima. Eccolo Eccolo lì, qua, sì, tutto a destra. Qua. ti è andata Quindi bene, ti è vedo, andata porca miseria, è andata bene. bene, è andato tutto a posto. Quindi sì, e quindi, ma il punto grosso è, ragazzi, cioè, guardate cosa c'è. Dreadlord on Black Dragon e ovviamente la Sorceress su Black Che Dragon. sono lo stesso kit. Poi le forze La degli elfi, Sorceress, e poi se andiamo sulle forze degli elfi c'è tutto tutto. il codex. Ed è tutto plastica questo, con dei kit sono tutti kit di ottava, quindi comunque recenti se vogliamo per la storia di Tou, e che Sì, secondo me torneranno in toto come abbiamo avuto tutto praticamente il range delle, delle miniature di settima e ottava edizione che sono tornate sul campo. Succederà la stessa cosa per questi elfi. Si vocifera nel frattempo di un ringiovanimento della gamma. I primi a beneficiarne sono stati i predoni del caos. I predoni del caos ai quali pare da rumors insistenti che continuano a dire il prossimo lunedì è il lunedì buono. Io vi dico, state sì, attenti da due tra... mesi. No, io te l'avevo già detto in tempi non sospetti che Sì, il periodo di magra sono le prossime 2 settimane, perché adesso sono usciti le cities, abbiamo esaurito completamente gli annunci dell'ultima reveal, perché di fatto sono usciti tutti i pezzi è uscito dell'ultima anche il reveal. Katai, i È kit uscito il Katai, singoli. sono usciti gli Ossiarch, sono usciti Luminet, sono usciti Sylvanet, sono uscite le Cities che hanno tutta la gamma rifatta, è uscita l'11ª di 40k, ci hanno rivelato tutto. Insomma, è uscito tutto, Yarrick, Armageddon, la qualunque, hanno esaurito tutto, quindi siamo buoni per dire o fanno, non credo che facciano 2 settimane di niente, perché sarebbe un po' clamorosa come cosa. Ci sta. Il kick-off per l'ordine della nuova edizione di 40.000 dovrebbe essere il 6 giugno come data. Ok, quindi ci sono, sì, quindi non può succedere niente in quella data lì, In quella data quindi lì ci sì, sarà solo quello, effettivamente. e la finestra di pre-order della nuova edizione è sempre 2 settimane, quindi 6 giugno vuol dire che uscirà poi l'ultima settimana di giugno, effettivo nei negozi arriverà la scatola. Quindi, Certo, stante il fatto che in quelle 2 settimane lì non ci sarà niente a parte il 40.000 da ordinare, e per due sì. settimane ordinerai solo quello se vuoi dal sito GV, queste 2 settimane qua mi fanno ben sperare almeno per una presentazione di qualcosa di nuovo, che potrebbero essere questi famigerati guerrieri del caos nuovi. Se guerrieri barra cavalieri, vediamo, anche perché Barra pezzo ovviamente il centrale, non punto. sappiamo. Detto questo, bisogna sempre tenere presente che noi nell'ultimo anno abbiamo ricevuto la bellezza di tutto,
Sì, ma praticamente, mentre infatti, House ha ricevuto la bellezza di niente. Nell'ultimo anno di House non è uscito praticamente nulla e stanno sì, sì, è facendo uscita uscire molto, tutto però. ora. Quindi io Stanno credo facendo che uscire loro molto. abbiano avuto un cambiamento generale di come impostare le cose, hanno accelerato le uscite del fantasy e che ne dicano i nostri amici di Square Base che dicono non c'è nulla all'orizzonte, non è vero che esce, adesso secondo me noi abbiamo una data che è il 1° giugno 2027. Il 1° giugno Esatto. 2027, che vuol dire che praticamente coincide quasi con l'uscita della nuova edizione di Age of Sigmar, Di perché House, di sì, sì, House, che perché sarà poi l'anno prossimo. D'altronde TOW è uscito lo stesso anno della quarta edizione di Age of Sigmar e secondo me avremo lì per lì la nostra qualcosa di grosso nuovo anche per quello che riguarda TOW. Non è detto che stravolgano completamente il regolamento, cioè la seconda edizione potrebbe anche essere soltanto l'introduzione di alcune legacy all'interno del mischione, magari del mantenendo quello mischione, che sono le regole attuali. Non è detto che bisogna per forza rivoluzionare tutto quanto. Molto importante sarà vedere se nei prossimi considerando, mesi avremo un nuovo compendium. Perché il compendium, noi esatto, siamo l'unico gioco specialist che ha avuto un compendium per i tornei. Se ce lo aggiornano ogni anno, anno e mezzo, ogni 2 anni, potrebbe essere una cosa interessante per capire come portare avanti un regolamento che potrebbe rimanere fermo base alla per un po' di 1.8 più, che siamo arrivati sì, e lo manteniamo fermo per un po' perché sì. funziona e Considerando Albi che a giugno, come l'anno scorso era successo la mega piastra di aggiornamento che aveva potrebbe esserci sconvolto il gioco, un nuovo giro di FAQ. Se ne sente c'è anche un un po', nuovo giro di fondi. se ne sente un po' meno il bisogno, perché il gioco adesso è abbastanza stabile. Nel senso Sì, che sì, vediamo anche che è non ci stabile. sono molti dubbi in giro sulle regole, Sì, le regole sono ormai state tutte sviscerate, il meta è stabile, forse per dare una scossa al meta potrebbe non so, lo chiamiamo un Nerf ITK e ai Beastman, potrebbe essere quello che può comportare un piccolo rimescolamento delle carte, secondo me, sì, che sì, però è attualmente vero che il grosso di fatto è vero, è stato assolutamente preso di mira e quindi è già stato fissato nelle ultime, esatto. incluso Katai, cioè insomma di FAQ ne hanno fatte tante. Siamo ben lontani da quello che sarebbe necessario fare rispetto a un main play, un main game tipo 40k, però sappiamo perfettamente che Old World Ma non è io quel credo che gioco. a me piace un po' di più la stabilità dei 6 mesi piuttosto che la continua rivoluzione dei 3, nel senso che Certo, il target è anche diverso e il 40.000 viaggia a una velocità comunque che è doppia. Stiamo parlando comunque chiaro, di un gioco che del ha una gioco, del trentina gioco. e che ha una trentina di fazioni. Quindi ogni Sì, sì, volta che sì, esce una certo. fazione che ha un ritmo di uscita anche diverso, cambia gli equilibri. Chiaro. TOW stiamo parlando di ufficiali 11, 10 razze, quindi Ad oggi siamo fondamentalmente a 10 e mezzo, sì perché perché le siamo alle Renegade 9 ufficiali. Katai arriva, le Renegade sono di fatto quasi le Renegade Crowns, scusate, sono quasi di fatto un altro esercito a sé stante, sono una specie di Dogs of War che magari verranno poi riadattati, riaggiustati, rimpolpati, vedremo. Siamo a 11 e poi abbiamo i nostri cari Dark Elf, di cui vi ho tirato fuori il PDF Legacy che conosciamo tutti, ma l'ho tirato fuori per dirvi che di fatto, se noi andiamo e faccio avanti e indietro, noi qua abbiamo Corsari, Guardia Nera, diciamo la fanteria, Dark Rider, Balestrieri, Naggaronti a cavallo, carro dei Naggaronti, l'altro carro, quello dell'ottava, i due mostroni, che è un kit solo che può essere montato in due modi diversi, i carnefici, i picchieri, eh, e poi abbiamo detto maga montata o a piedi e il Dreadlord montato a piedi più l'assassino. c'è, Se ora andiamo a guardare quelle che sono le unità, c'è tutto, ce l'abbiamo, c'è tutto. L'unica tranne cosa, sappiamo perfettamente che questo è il vero punto, le streghe. Strega, Calderone e le Witch Elves, Mm. che sono davvero l'unico punto Che queste aperto. potrebbero rimanere un po'. Allora c'è questa si vocifera di questo comunque squottizzazione di parte del range
delle dock anche in vista della nuova uscita, con il ritorno più gotico della cosa, quindi la scomparsa di queste semidivinità che viaggiano per il campo, un ritorno un pochettino più stile Tou anche per House, quindi un Sì. mondo solo, una cosa un po' più compatta rispetto all'universo espanso che loro avevano creato, ma e quindi queste Witch Elf dovrebbero in parte rientrare comunque di nuovo all'interno di un discorso cities di città, di lato oscuro di alcune città. All'interno di questo manca e mancherà per un pochettino di tempo, perché è un modello che ormai risale alla quinta edizione, la Repeater Bolt Thrower dei Dark Mm. Elf, perché è sempre la stessa praticamente dalla quinta edizione, cioè, Sì, scusami, magari lì dalla un sesta edizione. piccolo, Dalla sì, sesta magari un edizione. piccolo kit potrebbero farlo di Quello refresh, no? potrebbe Magari essere tanti un altri. kit di refresh, però vedendo appunto come stanno andando le cose, ricordiamo che è sopravvissuto al refresh dell'ottava, e l'ottava ha visto un refresh, Sì, settima ottava ha visto un refresh completo dei Dark Elf sì, come è kit, vero, come poi lì l'hanno sono... avuto anche gli Sì. Alti Elfi. Gli Alti Elfi hanno avuto la balista in plastica, i Dark Elf no, non si sa come mai questa, Sì. questa scelta. Sì, Comunque, quindi in effetti sì, ci sono delle cosine che potrebbero fare. E poi cosa mancano? Le meduse e no, le Sisters no, of Slaughter sono le sempre lo meduse ci stesso sono, la kit. medusa in realtà è il kit del calderone. Nel kit del Ah, è calderone perché nel kit del c'è Calderone, anche la che non medusa. è discontinuato, perché ovviamente Perché fa parte questo delle riguarda Sister of Cain, delle Daughters Daughter of of Cain. Cain. Quindi da Quindi questo lì punto, bisognerà aspettare di vedere che che cosa succederà con succederà? il libro delle Daughters in Esatto. quarta edizione di House, perché ora, no, scusate, in quinta edizione di House, Quinta. perché le Daughters of Cain sono già uscite in quarta, e quindi il tema è questo qua, però è roba grossa. È Sì, diciamo che roba... loro sono i primi indiziati a uscire dalle Legacy ufficialmente. Io credo e eh, spero che questo, tra l'altro, sarà un bel casotto per come si stanno impostando le cose. Cioè, io vedo che tanti che fanno, tra virgolette, il nostro mestiere si stanno molto focalizzando su questa cosa delle renegade, non renegade, rendiamo il gioco più nostro. Cioè, un tentativo di distacco da quello che è la main, che è GV. Io dico che in tutto questo non ha granché senso, da una parte perché ci sono altri giochi secondo me creati dagli utenti e dai giocatori che viaggiano con questo tipo di aggiornamenti, cioè una costante batti e ribatti tra giocatori, e il creatore dice ok, cambiamo questa cosa qua, la facciamo in questo modo perché mi viene richiesto dal pubblico. Parlo di Nona ad esempio, dove i giocatori cioè, stessi partecipano de facto a quella che è la stesura del regolamento degli eventuali fix. Noi abbiamo aspettato 10 anni per giocare a Tou, io dico giochiamo a Tou, e capisco lo stress di giocare Legacy, però come abbiamo detto l'altra volta, non no, passa attraverso è la chiaro. vittoria di un torneo di una Legacy il piacere di giocare a Warhammer col suo background e con tutto quanto. Quindi pazientate, abbiamo visto che si tratta di un anno, in un anno succedono tante cose, è vero, ma potrebbero, però Beh, aspettiamo. ma come stiamo vedendo? Perché adesso torno al tuo punto, adesso vabbè, le ultime unità sono i Guardian, ma qua non c'è niente di sconvolgente perché è già È tutta già roba tutta che roba che è già stata è, rimpacchettata. è già Ecco, l'ultima, rimpacchettata. questa flagellante Steam Tank anche, rimangono il Celestial Oricarum e il Luminar Kovish, che non sappiamo che futuro avranno. Sono due Sì, kit bellissimi, molto, sì, sono però fighissimi, sono però sono estremamente. tanto, tanto collegi della magia, tanto end Esatto, times. End Times e Impero di ottava edizione, quindi io credo che quelli potrebbero essere un altro indizio, o viene cambiato leggermente il kit, perché comunque l'impostazione è il carro dell'arcielettore con un perno sopra dove tu inserisci o il cannoncino del Luminarch o la costruzione planetaria del Celestial Urricanum, quindi o cambiano quella parte lì e quindi creano qualcosa di più Old World, o la giustificano in qualche modo all'interno di Old War, e sono pezzi che comunque ci possono stare all'interno del gioco No, no, di Old World. assolutamente, Sono leggermente un assolutamente. po' troppo high fantasy sotto alcuni punti di vista, Però però sono dei bei kit. è anche vero che alcuni dei pezzi vecchi dell'impero, cioè quando hanno riannunciato Tou, alcune cose noi sappiamo sono state riscolpite, tipo se non sbaglio il War Wagon o forse lo Steam Tank Steam li Tank hanno riscolpiti,
togliendo la roba che riferiva a Carl Franz. Non mi ricordo più qual era il modello, forse c'era un modello dove Il c'era scritto Carl modello Franz e l'ha c'è tolto. lo scudo di KF sullo Steam Tank, mentre invece il Tipo, Warwagon non aveva riferimenti, mi sembra, a Carl Franz, però è ok, stato, tra l'altro è un pezzo che è stato disponibile per un mesetto come giusto, ristampa e adesso è non mi sparito, ricordo, è di nuovo sparito completamente. Rimane cioè, giocabile ma non esiste più il modello, quindi non c'è potrebbe più. essere anche indicativo di un pensiero di rifacimento del modello del carro Thor. Sì. L'altra cosa che dico è, ora, tornando a bomba su quello che davvero interessa a tutti, cioè i Dark Elf, direi, perché è la grande cosa, è vero che mancano le streghe. Così come francamente mi viene da dire, mancano le Driadi nei Wood Elfi, perché è vero che ci sono le Driadi vecchie, così come loro potrebbero rimettere il vecchissimo kit delle streghe dentro, ma di fatto i Wood Elfi sono un'armata core Sì, e non sappiamo cosa succederà ai Sylvanet, quinta edizione, The Last World, il cambio della lore, l'End Times di Age of Sigmar, tutte queste cose che sicuramente sentiamo. le Driadi potrebbero, cioè secondo me saranno discontinuate in house e avranno un loro nuovo kit perché cioè, assomigliano ma non assomigliano ai Demitrimen, che sono gli unici due punti di contatto che ci sono attualmente tra Wood Elf e Sylvanet. In quel Esatto. modo lì le due gamme diventano completamente indipendenti e secondo me i Wood Elf, come si vocifera, potrebbero essere tra le prime core faction ad avere effettivamente una rivisitazione completa e totale, perché in questo momento non funzionano, cioè sono sotto alcune legacy addirittura come statistiche di vittorie, Assolutamente, no, anche se no, in America sono... c'è qualcuno che ci vince, tant'è che si è iniziato a parlare sia di Renegelves per i Wood Elves che di Renedwars per i nani, che sono un pochettino quelli che sono stati un po' più bistrattati da GV ultimamente in questa nuova edizione, e quindi all'interno di questa ottica di Renegade e tutto alcuni creator hanno detto ma se rifacciamo le legacy perché non andare a ritoccare anche le core faction Ma sotto certi infatti punti di vista, ed è il una problema è cosa che sempre quello. diventa poi secondo me incontrollabile e torniamo al discorso di prima, ma questa è la mia opinione. Ma sì, esatto, e non riapriamo perché abbiamo già fatto la puntata su quello, Assolutamente. però sì, diciamo che non poteva arrivare in un momento migliore questa cosa delle Mm. cities. Ci tengo a dire che io e Albi, se vi andate a riguardare indietro le roadmap che avevamo fatto anni fa, 2 anni fa all'inizio e un anno fa con Meme, per Age of Sigmar anche, avevamo detto qua Gatta Cicova al primo rilascio del nuovo Battle Tome delle Cities of Sigmar, vedrete che cambierà tutto. Tra l'altro Cities of Sigmar erano uscite verso la fine della terza Sì. edizione, quindi noi già con gli occhi Tow e dei Legacy avevamo notato sta cosa, avevamo detto probabilmente quando faranno il nuovo giro sarà diverso, e boom, subito Lupus in Fabula, ci abbiamo tra virgolette preso. Detto questo, secondo me e ritorno un attimino al calendario che ha detto Albi, visualizzate questo: Tow fa 3 anni a gennaio, questo gennaio, manca niente, mancano 6 mesi a gennaio. Age of Sigmar alla nuova edizione fra un anno. Tutto è già deciso, questo bisogna che sia chiaro a tutti voi, è tutto deciso per i prossimi 24 mesi. Quindi sanno già che cosa andranno a squattizzare, a mettere in Legend durante la quinta edizione di iOS. Questo deve essere chiaro perché è così. E quindi ragioniamoci perché i pezzi incominciano a tornare. Ti faccio un aggiornamento dell'edizione, come ha detto Albi, magari minimo, dove rifaccio il rulebook, aggiungo delle nuove parti dove parlo delle legacy che voglio far rientrare, come le voglio far rientrare, magari esce Kislev, magari no, continuo a fare refresh dei kit, rilancio una legacy faction, così riequilibro anche perché qua siamo solo roba del bene, non ci sono più forze del male ancora un po', e intanto preparo tutti gli step. E ragazzi, fatto questo una volta, poi fai copia e incolla per tutte le razze, Skaven inclusi, perché è vero che gli Skaven sono super vested in iOS, ma stanno anche avendo tante unità che ora non c'entrano più nulla con The Old World, e continuo a dire attenzione perché prima o poi troveranno il modo per far rientrare tutto, secondo me.
con delle velocità diverse. Quindi diciamo che questa è una bella bombetta. È una bella bombetta, È una ragazzi. bella bombetta e ci tenevamo a fare questa puntata così speedy perché è uscita proprio da poco la cosa e nessuno l'ha notata. Noi l'abbiamo vista e abbiamo detto, ma cioè, era il momento un po' di uscire da questo duopolio Renegade, disequilibri, non funziona, Esatto. funziona, cioè, non vogliamo rientrare in quella discussione lì che sta monopolizzando proprio in toto Tou, anche perché ad oggi è da novembre che, che Tou non riceve aggiornamenti, quindi stiamo parlando di quasi 7 mesi senza avere nulla in mano. E questo è il primo accenno dopo 7 mesi di Old World, cioè nel senso di novità, perché poi Katai è stato annunciato a gennaio, ma si sapeva già che sarebbe arrivato. L'ultimo annuncio a sorpresa è stato appunto quello dei Perdoni del Caos di novembre, poi siamo passati a gennaio con Katai che è uscito poco dopo e adesso sono di nuovo passati 4 mesi dall'ultima uscita, 7 mesi dall'ultima preview a sorpresa. Quindi ci aspettiamo qualcosa, qualcosa adesso ci hanno dato. È la prima volta che esce fuori questa notizia, la scritta di Old World da 5 mesi a questa parte, quindi speriamo che venga fuori qualcosa di nuovo. Detto Totalmente, questo, totalmente. non disperate, ne smettiamo di fare Fanta Warhammer e continuiamo a giocare. Perché io sento Esatto, di tanta esatto. gente che si preoccupa di quello che succede nel futuro e di quanta gente non giochi al gioco, ma io penso che tutti quanti dobbiamo pensare più a giocare noi stessi. Questa è la mia... Grande, grandissimo. E sì, e quindi già sento quelli che dicono, ah sì, no, ma quando hanno detto che i kit tornano in Old World parlavano di Già quelli già rientrati in tornate. Italia. Ragazzi, Ottimismo. ci va ottimismo nella vita, è il profumo della vita. E quindi bene. Bene, tutto questo, ragazzi, noi vi ringraziamo di nuovo. Tra Grazie. l'altro, siamo quasi a 5.000 iscritti, quindi Continuate a non seguirci, so neanche continuate a... perché, non so neanche perché ci volete così bene, non lo Ma sappiamo. continuate così perché E, poi abbiamo grandi novità per l'estate. Tra a l'altro, breve, brevissimo. Ci siamo a, quasi, a possiamo fare breve, meglio, secondo me. a breve partiamo con, abbiamo la nuova puntata di background perché adesso abbiamo Great Giusto, Bastion e Shopping in the Westerland shopping nelle Westerland. da Esatto. recuperare che cosa succede in questi due tomi. E poi chissà, perché io vi do una deadline che sarà fine maggio, secondo me possiamo già rivelare qualcosa di grosso per l'estate, di molto grande per Sì. l'estate, stiamo Abbiamo lavorando. un paio di progettini interessanti. Uno che partirà a giugno fino ad arrivare a settembre, l'altro un po' più tarda estate, ma aspettiamo. Appena avremo le conferme vi daremo tutti i dettagli. Ragazzi, è stato un piacere. Vi ricordo che se volete comprarvi qualcosa perché c'è l'estate, perché tra un po' siete in vacanza, non sapete che cosa fare, potete andare su Workshop Lab Miniature, offerta speciale per tutti gli iscritti su Unsu Secret, 30% di sconto su tutti i prodotti Workshop Lab Miniatures, Warhammer 40.000 di Old World, Warhammer Age of Sigmar, Horus Heresy e quant'altro. Blood Bowl. Blood Bowl, E Blood AK, Bowl. colori AK, Green Stuff World e tutto. Tra l'altro, ragazzi, sta facendo il buon Mauri la conta di chi vuole le scatole della nuova edizione di 40k. Quindi, se volete, Ah, giusto. che non c'entra niente con Toma, ve lo dico perché ci sono molti giocatori tra di noi. Chi vuole la nuova scatola, scriva subito a questo indirizzo dicendo voglio la nuova scatola di 40.000 e verrete messi in elenco per la scatola al 30% di sconto. Cosa volete di più dalla vita? Esattamente. Non si può dire Lucano, però lo diciamo. Ma noi lo diciamo lo Vabbè, stesso. ragazzi, grazie a tutti e ci vediamo presto. Alla prossima, ciao! Ciao!